Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Doptelet Svegshorfan Biovitrum SRL. Ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'è Doptelet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Doptelet durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Doptelet? Doptelet è un farmaco a base del principio attivo avatrombopag, appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento della trombocitopenia e nello specifico altri emostatici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Svegshorfan Biovitrum SRL. Doptelet può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Doptelet 20 mg 10 compresse rivestite con film. Doptelet 20 mg 15 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Svegshorfan Biovitrum AB. Concessionario: Svegshorfan Biovitrum SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo avatrombopag. Gruppo terapeutico: farmaci per il trattamento della trombocitopenia. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Doptelet è indicato per il trattamento della trombocitopenia grave nei pazienti adulti con malattia epatica cronica e programmati per essere sottoposti a una procedura invasiva. Doptelet è indicato per il trattamento della trombocitopenia immune trombocitopenia, ITP, primaria cronica nei pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti, ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato da rimanere sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento delle malattie ematologiche. Doptelet deve essere assunto alla stessa ora del giorno, ad esempio al mattino o la sera, con il cibo, anche quando si assume la dose meno frequentemente di una volta al giorno. Malattia epatica cronica. Prima della somministrazione della terapia con Doptelet e nel giorno stabilito per la procedura, nelle popolazioni di pazienti specificate ai paragrafi 4 e 4.5, eseguire una conta piastrinica, al fine di accertarsi di un aumento adeguato della quantità di piastrine, senza aumenti inaspettati ed eccezionalmente elevati della conta piastrinica. La dose giornaliera raccomandata di avatrombopag si basa sulla conta piastrinica del paziente, vedere tabella 1. La somministrazione deve iniziare da 10 a 13 giorni prima della data prevista per la procedura. Il paziente deve sottoporsi alla procedura da 5 a 8 giorni dopo la somministrazione dell'ultima dose di avatrombopag. Tabella 1. Dose giornaliera raccomandata per avatrombopag. Conta piastrinica, X109L. Dose singola giornaliera. Durata della terapia: 40-60 mg, 3 compresse da 20 mg, 5 giorni. Da 0 yen 40 a 50-40 mg, 2 compresse da 20 mg, 5 giorni. Durata del trattamento. A causa delle limitate informazioni disponibili, avatrombopag non deve essere assunto per più di 5 giorni. Mancata assunzione di una o più dosi. Se si salta una dose, questa dovrà essere assunta non appena ci si accorge della dimenticanza. Non si devono assumere 2 dosi contemporaneamente per compensare una dose dimenticata. La dose successiva dovrà essere assunta il giorno seguente all'ora prestabilita. Trombocitopenia immune cronica. Usare la dose più bassa di Doptelet necessaria per raggiungere e mantenere una conta piastrinica a 0 yen 50 X109L come necessario per ridurre il rischio di sanguinamento. Non usare avatrombopag per normalizzare la conta piastrinica. Negli studi clinici, le conte piastriniche in genere aumentavano entro 1 settimana dall'inizio dell'assunzione di avatrombopag e diminuivano entro 1-2 settimane dopo l'interruzione. Regime posologico iniziale. La dose iniziale raccomandata di Doptelet a 20 mg, 1 compressa, una volta al giorno con il cibo. Monitoraggio e aggiustamento della dose. Dopo l'inizio della terapia, valutare le conte piastriniche almeno settimanalmente fino a raggiungere una conta piastrinica stabile a 0 yen 50 X109L e a 0 150 X109L.
Il monitoraggio delle conte piastriniche deve essere condotto 2 volte alla settimana durante le prime settimane di terapia nei pazienti che ricevono avatrombopag soltanto 1 o 2 volte alla settimana. Il monitoraggio 2 volte alla settimana deve essere condotto anche durante il trattamento dopo gli aggiustamenti della dose. A causa del potenziale rischio di conte piastriniche superiori a 400x109L entro le prime settimane di trattamento, i pazienti devono essere monitorati attentamente per eventuali segni e sintomi di trombocitosi. Quando è stata raggiunta una conta piastrinica stabile, eseguire le conte piastriniche almeno una volta al mese. Dopo l'interruzione di avatrombopag, le conte piastriniche devono essere eseguite settimanalmente per almeno 4 settimane. Gli aggiustamenti della dose, vedere tabella 2 e tabella 3, si basano sulla risposta delle conte piastriniche. Non superare una dose giornaliera di 40 mg, 2 compresse. Tabella 2. Aggiustamenti della dose di avatrombopag per i pazienti con trombocitopenia immune primaria cronica. Conta piastrinica, X109L. Aggiustamento della dose o azione 50 dopo almeno 2 settimane di trattamento con avatrombopag. A aumentare di un livello di dose come da tabella 3. A attendere 2 settimane per valutare gli effetti di questo regime ed eventuali aggiustamenti della dose successivi. A diminuire di un livello di dose come da tabella 3. A attendere 2 settimane per valutare gli effetti di questo regime ed eventuali aggiustamenti della dose successivi. A interrompere avatrombopag. A aumentare il monitoraggio delle piastrine a 2 volte la settimana. A quando la conta piastrinica è inferiore a 100x109L, diminuire di un livello di dose come da tabella 3 e riniziare la terapia. 50 dopo 4 settimane di avatrombopag 40 mg una volta al via. A interrompere avatrombopag. A interrompere avatrombopag. Tabella 3. Livelli di dose di avatrombopag per la titolazione in pazienti con trombocitopenia immune primaria cronica. Dose A0. Livello di dose 40 mg una volta al via. 6. 40 mg 3 volte la settimana e 20 mg nei 4 giorni restanti di ciascuna settimana. 5. 20 mg una volta al via. 4. 20 mg 3 volte la settimana. 3. 20 mg 2 volte la settimana o 40 mg una volta la settimana. 2. 20 mg una volta la settimana. 1. Regime posologico iniziale per tutti i pazienti tranne quelli che assumono duplici induttori moderati o potenti oppure duplici inibitori moderati o potenti di CYP2C9 e CYP3A4, 5 o solo di CYP2C9. A 0 i pazienti che assumono avatrombopag meno frequentemente di una volta al giorno devono assumere il medicinale in modo costante da una settimana all'altra. Livello di dose 3. 3 giorni non consecutivi la settimana, ad esempio lunedì, mercoledì e venerdì. Livello di dose 2. 2 giorni non consecutivi la settimana, ad esempio lunedì e venerdì. Livello di dose 1. Lo stesso giorno ogni settimana, ad esempio lunedì. Nel caso di dose dimenticata, i pazienti devono assumere la dose dimenticata di avatrombopag non appena se ne ricordano. I pazienti non devono assumere 2 dosi contemporaneamente per compensare la dose dimenticata e devono assumere la dose successiva in base al regime corrente. Avatrombopag può essere somministrato in aggiunta ad altri medicinali per l'ITP. Quando si combina avatrombopag con altri medicinali per il trattamento dell'ITP primaria, occorre monitorare le conte piastriniche al fine di evitare conte piastriniche al di fuori dell'intervallo raccomandato e stabilire la necessità di un'eventuale riduzione di dose di uno dei 2 medicinali. Interruzione. Interrompere avatrombopag se la conta piastrinica non aumenta a 0 yen 50x109L dopo 4 settimane di assunzione alla dose massima di 40 mg una volta al via. Interrompere Doptelet se la conta piastrinica è superiore a 250x109L dopo 2 settimane di assunzione a 20 mg una volta alla settimana. Dosaggio raccomandato con duplici induttori o inibitori moderati o potenti concomitanti di CYP2C9 e CYP3A4, 5 o solo di CYP2C9 in pazienti con trombocitopenia immune cronica. Le dosi di inizio raccomandate di avatrombopag in pazienti con trombocitopenia immune cronica che ricevono farmaci concomitanti sono riepilogate in tabella 4. Tabella 4. Dose iniziale di avatrombopag raccomandata per pazienti con trombocitopenia immune cronica primaria in base ai medicinali concomitanti. Medicinali concomitanti. Dose iniziale raccomandata. Duplici inibitori moderati o potenti di CYP2C9 e CYP3A4, 5 o solo di CYP2C9, ad esempio fluconazolo 20 mg, 1 compressa, 3 volte la settimana. Duplici induttori moderati o potenti di CYP2C9 e CYP3A4, 5 o solo di CYP2C9, ad esempio rifampicina, enzalutamide 40 mg, 2 compresse, una volta al giorno. Popolazioni speciali. Anziani. Non ha richiesto alcun adattamento delle dose nei pazienti di età a 0 yen 65 anni, vedere paragrafo 5, 2.
Compromissione renale. L'escrezione di avatrombopag non avviene per via renale, pertanto, nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata, non ha richiesto alcun adattamento della dose. Avatrombopag non è stato studiato nei pazienti con compromissione renale severa, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica, da lieve, classe KILD-PUG a moderata, classe KILD-PUG-B, non è necessario alcun adattamento della dose. Data la limitata disponibilità di informazioni, nei pazienti con compromissione epatica severa, classe KILD-PUG-C, punteggio MELD24, la sicurezza e l'efficacia di avatrombopag non sono state stabilite, vedere paragrafo 4, 4. Per questi pazienti non sono previsti adattamenti della dose. Nei pazienti con compromissione epatica severa, la terapia con avatrombopag deve essere avviata solo se i benefici attesi superano i rischi previsti, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Condizioni mediche coesistenti. Poiché copyright le informazioni disponibili sono limitate o assenti, la sicurezza e l'efficacia di avatrombopag nei pazienti adulti con ITP cronica e virus dell'immunodeficienza umana HIV, virus dell'epatite C/HCV o nei soggetti con lupus eritematoso sistemico, epatite acuta, epatite cronica attiva, cirrosi, malattia linfoproliferativa, disturbi mieloproliferativi, leucemia, mielodisplasia, MDS, malattia maligna concomitante e malattia cardiovascolare significativa, ad esempio insufficienza cardiaca con gestizia di grado II/IV, fibrillazione atriale, stato post-bypass arterio-coronarico o posizionamento di stent, non sono state stabilite. Popolazione pediatrica. Nei bambini di età inferiore a 18 anni, la sicurezza e l'efficacia di avatrombopag non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Polimorfismi con perdita di funzione di CYP2C9. L'esposizione ad avatrombopag può aumentare nei pazienti che presentano polimorfismi con perdita di funzione di CYP2C9-2 e CYP2C9-3. L'esposizione nei soggetti sani, N=2, omozigoti per queste mutazioni, metabolizzatori poveri, è risultata circa 2 volte superiore rispetto ai soggetti con CYP2C9 wild type. Modo di somministrazione. Doptelet per uso orale. Le compresse devono essere assunte con il cibo, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità ad avatrombopag o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Eventi trombotici/tromboembolici. È noto che i pazienti con malattia epatica cronica sono a maggior rischio di eventi tromboembolici. Casi di trombosi della vena porta sono stati osservati con maggiore frequenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori della glicoproteina P, PGP. L'uso concomitante di avatrombopag con inibitori della PGP ha comportato alterazioni dell'esposizione non clinicamente significative. Non sono previste raccomandazioni riguardo a un adattamento della dose, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Doptelet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Doptelet durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di avatrombopag in donne in gravidanza non sono disponibili o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Doptelet non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Malattia epatica cronica. La sicurezza di avatrombopag è stata valutata in 2 studi randomizzati, condotti in doppio cieco e controllati con placebo, ADAPT 1 e ADAPT 2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio da avatrombopag. Qualora si verifichi o si sospetti un caso di sovradosaggio, sospendere la somministrazione di Doptelet e monitorare attentamente la conta piastrinica, dal momento che avatrombopag aumenta la conta piastrinica in maniera dose dipendente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, altri emostatici per uso sistemico, codice ATC.
B02BX08. Meccanismo d'azione. Avatrombopag ha una piccola molecola agonista del recettore della trombopoietina, TPO, attiva per via orale, che stimola proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. A seguito della somministrazione orale di avatrombopag, i profili della concentrazione plasmatica barra tempo sono stati caratterizzati da un tempo di latenza breve, 0,5,0,75 ore, con un picco di esposizione a dati preclinici di sicurezza. Avatrombopag non stimola la produzione di piastrine in topi, ratti, scimmie o cani, a causa della sua esclusiva specificità verso i recettori della TPO. Pertanto, i dati ottenuti da questi, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, e 460, I, crosspovidone tipo B, e 1202, silice colloidale anidra, e 551, magnesio stearato, e 470B, film di rivestimento, polivinilile alcol, e 1203, talco, e 553B, macrogol 3350, e 1521, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.